Fratelli e sorelle, finalmente ci siamo! Accordo di massima raggiunta tra il Milan e il Club Bruges per l'acquisto di Ardon Jashari. Ho tutto l'aggiornamento da raccontarvi perché ovviamente pare che finalmente siano arrivati ad una quadra per far sì che il giocatore possa venire al Milan. Adesso vi racconto tutto. Parliamo di questo, poi vi devo aggiornare anche su Zakaria Tekame perché il Milan ha alzato l'offerta allo Young Boys e anche lui è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'AC Milan. Poi parliamo di Galliani, ma non tanto il fatto di Galliani torna o non torna, perché oramai pare quasi scontato che Adriano Galliani da settembre diventerà un nuovo componente della dirigenza rossonera, ma cerchiamo di capire perché torna e quali saranno le sue funzioni e sopra chi starà all'interno dell'organigramma, e credo che tutto il punto interessante sia proprio lì. Poi vi devo parlare di una trattativa un po' strana alla quale personalmente non credo, cioè Malik Thiaw alla Juve, e questa operazione servirebbe per portare Dusan Vlahovic al Milan. Ci credo poco, ma adesso vi racconto tutto. E eventualmente se dovesse partire Malik Thiaw il Milan potrebbe andare su Leoni. Poi vi devo parlare di Liberali, che c'è stata una frenata per una destinazione che adesso vi racconto. Milan-Como, la questione dei biglietti se la partita si dovesse giocare all'estero. E poi per ultima vi racconto di Morata. Allora ragazzi, tantissime cose, tantissime belle notizie oggi, quindi per non perdervi nulla, se mi state guardando dal mio profilo TikTok, cuoricino qua da qualche parte, iscrizione al mio profilo e fatemi sapere qua sotto se anche voi siete contenti che finalmente questa storia è arrivata alle battute finali, mentre se mi state guardando come tutte le altre persone dal mio canale YouTube Lorenzo Lollo, i Milanisti Official, continuate ad iscrivervi perché abbiamo il goal a 40.000 follower e manca veramente poco. Mettetevi comodi ragazzi perché finalmente siamo arrivati forse alla fine di questa incredibile storia. Jashari al Milan, ci siamo, accordo di massima raggiunto con il Club Bruges. Allora io vi sto leggendo la notizia da calciomercato.com, però diciamo che l'hanno scritto praticamente tutti. Finalmente ci siamo, dopo quasi 2 mesi di trattative il Milan ha praticamente trovato l'accordo con il Club Bruges per Ardon Jashari. Per il centrocampista svizzero classe 2002 è pronto un contratto per 5 stagioni fino al 2030 a 2,5 milioni di euro netti. Ma arriviamo a parlare di quello che è stato il problema, cioè le cifre. Nel giorno della presentazione ufficiale del croato Luka Modric, ieri l'abbiamo vista tutti, arrivato a parametro zero dal Real Madrid, come appreso da tutti i vari siti, il direttore sportivo rossonero Iglitare ha raggiunto nella serata di ieri un'intesa di massima con il Club Bruges sulla base di 33,5 milioni di euro a stagione, al valore del cartellino, più 4,5 milioni di euro di bonus, per una valutazione totale complessiva di 38 milioni di euro. Quindi diciamo che non sono i 41 che ieri chiedevano loro, non sono neanche i 40 che chiedono oramai da 2 mesi, ma sono 33,5 più 4,5 di bonus facilmente raggiungibili. Quindi ora tra i club resta soltanto da stabilire le modalità di pagamento. E qua ci sarebbe anche da fare l'ultimo aggiornamento, perché che cosa è successo? Arrivano degli aggiornamenti appunto dal Club Bruges e dicono che Jashari comunque si è allenato nella giornata di oggi con i compagni, ma non partirà con il Bruges per andare a fare il famoso spareggio, la partita insomma di Champions League. Però volevo aggiornarvi sulla, che questo è molto importante, sulle modalità di pagamento, perché sapete che normalmente quando un giocatore viene ceduto, di solito la ratealizzazione, anche questa ieri sentivo dei pareri in merito, mi si accapponava la pelle. Ah, il Milan sono dei mortaccioni perché vanno a pagare il giocatore lo pagano a rate. Sì, ma raga, ma funziona così in tutte le trattative, cioè forse il Milan, adesso a memoria ricordo che forse pagò sull'unghia il pistolero e pagò sull'unghia anche Paquetá, se non ricordo male, ma normalmente al 99% le trattative vengono pagati, i giocatori, i cartellini dei calciatori vengono pagati con ratealizzazioni. E cos'è stato a far cambiare nelle ultime ore? Che cos'è cambiato nelle ultime ore? Semplicemente il Milan ha detto ok, va bene, allora facciamo una cosa, i 38 milioni di euro totali, tra l'altro 34,5 fino ad arrivare a 38 milioni di euro con bonus molto facili, quindi hanno cambiato la struttura dei bonus, ma
a far saltare il banco a favore del Milan è stato il fatto che il Milan abbia proposto al Club Brugge il pagamento della somma non in 5 anni, quindi non un pagamento dilazionato in 5 anni, ma con pagamento in 4 anni. Quindi, come vi dico oramai da tanto, era solo ed esclusivamente una questione di soldi. Bene ragazzi, allora vi racconto anche storia retroscena che secondo me è molto interessante. Ieri, alla famosa richiesta di cui vi parlavo ieri, di 41 milioni di euro da parte del Club Brugge, perché era l'offerta fatta dalla squadra araba, tutto il video che abbiamo fatto ieri, pare che qualcuno al Milan si sia un po' incazzato, perché giustamente ha detto: ma come? Quello che dicevamo ieri, no? Ma come? Tutto sto tempo a parlarci di 40 milioni, abbiamo fatto di tutto per arrivare alla cifra che voi volevate, a 39 milioni, 38,5. Adesso che vogliamo presentarvi l'offerta a 38,5, 39 milioni, adesso ci dite che ne volete 41. Quindi pare che ieri siano volati gli stracci in sede di trattativa per Ardon Yashari, e quindi alla fine questi stracci volati hanno portato praticamente il Milan a dire: ok, va bene, ci avete un po' rotto le palle, facciamo 34,5 più 3,5, 3,5 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili, ve li paghiamo in 4 anni al posto che in 5. Vi va bene? Vi va bene? Sì o sì? Vi va bene? E quindi alla fine il calciatore dovrebbe arrivare a Milano. Tra l'altro qualcuno scriveva, questo ovviamente raga prendetelo non con le pinze, con le super pinze, pare che il giocatore possa addirittura arrivare a Milano nella giornata di domani o dopodomani, quindi è roba veramente freschissima. Ci aspettiamo, parlo per me, mi aspetto che arrivi l'ok definitivo della chiusura della trattativa da parte anche di Fabrizio Romano, eccetera eccetera. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Adesso sono le ore 13:20 e in questo momento ancora non è arrivato, però diciamo che ne parlano praticamente tutti, Sky, Mediaset, eccetera eccetera, danno la roba tra virgolette per fatta. Vediamo poi, non mi sorprendo più di nulla ragazzi. Io, come vi dico sempre, non metto la mano sul fuoco manco per le cose che dico io, perché magari poi cambio idea, figurarsi se la metto per quello che dicono gli altri. Quindi io sono un po' non come il San Culino, ma in questo caso sono un po' come San Tommaso. Fin quando non vedo il tweet, diciamo, di Fabrizio Romano che scrive il suo claim: la storia è fatta, il giocatore del Milan domani prende l'aereo e viene a Milano, io ho sempre paura. Fatemi sapere voi qua sotto che cosa ne pensate. Allora, altro giocatore, anche questo vicinissimo a diventare un giocatore del Milan, è Atekame, perché il Milan nella giornata di oggi, questa mattina, ha riformulato la propria offerta, rilanciando, questo lo dice proprio Fabrizio Romano. Il Milan ha presentato una nuova offerta allo Young Boys per Atekame di 8 milioni di euro più bonus, quindi di solito dovrebbe essere un 8 più 2. Le parti sono vicinissime all'accordo, il via libera definitivo da parte del club svizzero è però attesa, l'ok definitivo è atteso dopo la trasferta di campionato che lo Young Boys va a giocare a Basilea, che dovrebbe essere mercoledì sera, quando il terzino dovrebbe giocare la sua ultima gara in patria per poi prendere in Svizzera, quindi non prende l'aereo ma prenderà la propria macchina e dalla Svizzera verrà in Italia. Vabbè, apro e chiudo ragazzi. Allora, per Ardon Yashari sono contento del suo arrivo, sono contento, non la do ancora per fatta perché, come vi stavo dicendo prima, fin quando non lo vedo prendere l'aereo per fatto non lo dico, perché può succedere di tutto con quei matti lì del Club Brugge. Cioè, ma pensate ieri, hanno a 1 centimetro dalla chiusura della trattativa comunicano al Milan che non ne vogliono più 40 ma ne vogliono 41 perché il Neom l'Alien aveva offerti 41. È ovvio che poi lì volano gli stracci, come vi dicevo prima, e fanno incazzare i dirigenti del Milan. Quindi mi aspetto di tutto, credo che al 99% mi auguro che la trattativa sia fatta, quindi per andare avanti nel discorso sono molto contento che alla fine Ardon venga da noi. E mi hanno rincuorato, stamattina ho fatto le mie solite chiamatine e mi hanno rincuorato le parole di chi ovviamente di calcio ne capisce molto, molto più di me, e mi ha detto: Lollo, vedrai che Ardon Yashari sarà il tipico giocatore che nessuno si aspetta, ma poi l'importanza di Ardon Yashari nel Milan sarà vitale. Quindi non voglio caricare me e non voi e tutta la nostra community di troppe aspettative per Ardon Yashari, però diciamo che queste parole, ripeto, di persone che di calcio ne capiscono molto più di me, soprattutto riescono a fare delle valutazioni dei calciatori molto più oggettive, perché ovviamente non tifano Milan, non tifano Club Brugge, non tifano Young Boys e non tifano Catanzaro, ok? Quindi non tifano una squadra, semplicemente il loro lavoro. E se chi di lavoro sceglie i calciatori, o perlomeno dà
dà delle valutazioni in merito ai calciatori, il fatto che loro dicano che il giocatore è un giocatore molto importante, diciamo che la cosa mi rende felice. Aspettate un attimo che ah no, era già, scusate, pensavo ci fosse acceso il volume delle casse, in realtà era già abbassato. Allora, andiamo avanti ragazzi. Allora, qua vi devo parlare di Adriano Galliani. Perché vi parlo di Adriano? Perché Adriano Galliani tornerà al Milan, ragazzi. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Cheat incredibile di Adriano Galliani, che si appresta a tornare al Milan a settembre, quando il Monza verrà ufficialmente ceduto alla cordata americana, forse anche loro, i Beckett Lane Ventures, che è statunitense. Sì, sono statunitensi anche loro, auguri al mio Monza, che ha già scelto i dirigenti, quelli successori a Adriano Galliani. Adriano Galliani quindi dal 1 di settembre sarà libero per unirsi al Milan. L'intesa di massima è già stata raggiunta, perché ci sarebbe stato questo incontro tra Ozio d'America, Jerry la Cambiale, con Adriano Galliani in Costa Azzurra. E pensate all'assurdità, sapete chi è stato il più grande sponsor di Adriano Galliani? Proprio il Furli. E qua vi porto all'interno della domanda, perché Adriano Galliani diventerà ovviamente una nuova figura all'interno della dirigenza del Milan. E ovviamente vi starete chiedendo: Lollo, ieri ci parlavi di Head of Football, ma che cosa fa l'Head of Football? Ragazzi, l'Head of Football è quella figura che sta all'interno della società e di fatto è come se avesse potere decisionale praticamente su tutto quello che riguarda il club. Ma per farvi capire quello che riguarda il club, soprattutto quello che riguarda il club a livello politico, occhio, scrivo questa mattina, mezz'ora fa, scrivo su alle 11:50, mezzogiorno, scrivo sul mio account X, tra l'altro chi non mi segue su X, Lorenzo-Lollo11 su X. Ma ragazzi, pare abbastanza ovvio che l'eventuale arrivo di Adriano Galliani al Milan avrebbe come unico obiettivo principale quello di aumentare esponenzialmente il potere politico del club rossonero. Perché noi, con la sola presenza di Paolo Stadioni, mai una gioia, noi contiamo 0 spaccato. E qua vi faccio un esempio. Qualcuno ieri, forse Francesco Ordine, scriveva: Bologna-Milan con Galliani a capo dei rossoneri sarebbe mai stata rinviata? Raga, rispondete. Secondo voi, se Adriano Galliani fosse stato l'head of football o l'amministratore delegato del Milan, Bologna-Milan l'avrebbero mai rinviata? Se volete, possiamo anche far finta di niente e fare quelli del mulino bianco che tutto va bene. Ma la realtà, ragazzi, la conosciamo tutti. Il match si sarebbe giocato regolarmente. E scrivo, e non tralasciamo che quel fatto ha innescato anche una serie di problemi che oramai la gente, la maggior parte delle persone, oramai si sono dimenticati. Noi non andiamo a giocare contro il Bologna a Bologna. La partita successiva, quindi alcuni problemi che le persone non si ricordano più. La partita successiva la vai a giocare contro il Napoli. I giocatori che non hanno scontato le squalifiche contro il Bologna l'hanno scontato contro il Napoli. Il Bologna che in quel momento l'avresti sicuramente battuto. Insomma, una sfiga dietro l'altra. Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, ragazzi, perché aver giocato quella maledetta partita contro il Bologna, averla giocata vi ricordate? Bologna, Torino e adesso non mi ricordo quest'anno, il campionato di quest'anno. Abbiamo giocato 3 partite che ci hanno ammazzato, perché se quella partita lì noi l'avessimo giocata quando andava giocata e c'erano tutti i crismi per poterla giocare, noi quella partita là non l'avremmo, a mio avviso all'epoca, la partita non l'avremmo persa. Fatemi sapere. Quindi nonostante io negli anni chi mi segue da tanto lo sa, sono stato un grandissimo detrattore delle disavventure che gli ultimi 10 anni berlusconiani ci hanno portato, oggi il ritorno di Adriano Galliani io lo vedo come una cosa super positiva, soprattutto a livello politico, perché oggi con Scaroni, con mai una gioia Stadioni, noi contiamo 0, come vi dicevo prima. Invece con l'arrivo di Adriano Galliani, che se permettete, se c'è qualcuno che è più potente di Marotta è proprio Adriano Galliani, che è lui che le ha insegnato a Marotta come essere potenti. Sto scherzando ovviamente per gli avvocati, ragazzi. È ironia la mia. E niente, quindi sono contentissimo dell'arrivo di Adriano. Speriamo, fatemi sapere voi qua sotto che cosa ne pensate. Devo andare veloce perché sono andato lunghissimo. Allora, Malik ciao. La Juve pensa ciao. Il Milan non molla Dusan Vlahovic. Allora,
fatemi mettere subito un po' in ordine le cose. 1. Io non capisco perché debba essere il Milan a togliere le castagne dal fuoco alla Juve. La Juve ha un problema serissimo, che è quello di Dusan Vlahovic, che ovviamente deve risolvere questo problema entro la fine praticamente di questo calciomercato, perché ovviamente la Juve, ragazzi, ha preso David, ha fatto tornare Kolo Muani e non si può tenere pure Dusan Vlahovic. Quindi oggi la patata bollente ce l'ha la Juve e mi fa straridere che c'è buona parte della stampa degli scoloriti che vuole dare la colpa al Milan perché il Milan non ha ancora fatto un'offerta adeguata per prendere Dusan Vlahovic. Scusate, ma che cazzo vuoi? Cioè, scusate quanto sono stato esplicito. Ma cosa volete? Il Milan, se troverà il suo modo corretto, le cifre corrette per andare a fare un'offerta a Dusan Vlahovic, la farà. Cioè non è che adesso è colpa del Milan perché è il Milan che non va a fare l'offerta giusta per portarsi a casa Dusan Vlahovic e c'è una patata bollente dagli scoloriti. Sono cazzi loro. Se poi arriveranno al 20 di questo mese, che tra l'altro manca poco perché mancano 15 giorni, al 20 di questo mese e avranno ancora il grave problema Dusan Vlahovic, allora a quel punto il Milan potrà andare lì e fare la sua offerta. Ma la notizia di questa mattina è che il Milan all'interno dell'offerta per Dusan Vlahovic potrebbe inserire Malik Thiaw. Anche qua, ragazzi, per quale motivo? Sarebbe ridicolo che il Milan si privi di Malik Thiaw, che è un giocatore sul quale Allegher sta puntando un sacco. Lo dai alla Juve, gli risolvi il problema centrale alla Juve come già hai fatto l'anno scorso mandandoli Pierre Kalulu. Tra l'altro Pierre Kalulu, vedevo l'altro giorno, i tifosi della Juve lo stanno disintegrando. Non so se avete visto i commenti degli scoloriti su Pierre Kalulu, perché ovviamente tutti l'avete visto, no? Tutti gli errori plateali, clamorosi che ha fatto sia al mondiale per club che nelle prime uscite lo stanno distruggendo. E come ho letto qualcuno che scriveva l'altro giorno, anche a me un po' dispiace vedere gli scoloriti che distruggono Pierre Kalulu. Però, come vi dicevo ieri, che è causa del suo mal pianga se stesso. Però in quel caso mi sa che Furlani causa del mal. Però è tutto un altro discorso. E comunque niente, ciao alla Juve, lì risolvi un problema, ma la valutazione di Malik Thiaw è di 30-35 milioni di euro e la valutazione di Dusan Vlahovic in realtà è molto più bassa. Quindi secondo me questo articolo che ho letto questa mattina mi sembra abbastanza ridicolo, anche perché tra l'altro poi dicono: se il Milan dovesse dare Malik Thiaw alla Juve, il Milan si prende Dusan Vlahovic e con i soldi ricavati va a prendere Leoni. Beh, c'è qualcosa che non va in questo ragionamento, perché se tu dai Malik Thiaw secondo voi la Juve paga il differenziale tra il valore di Dusan Vlahovic e il valore di Malik? Non ci credo manco se lo vedo. Però non avrebbe neanche senso così, perché se Malik lo valuti 30, la Juve per non fare minusvalenza con Dusan Vlahovic lo deve vendere a 20, vuol dire che hai 10 milioni di differenziale dei due prezzi, e con 10 milioni vai a prendere Leoni? Non puoi, ce ne vogliono 30 per prendere Leoni. Quindi raga, questa è un'altra notizia che per quanto mi riguarda pacchettino è da buttare nel cesso. Vabbè, c'avevo un sacco di cose di cui parlarvi, ma ovviamente siamo in super ritardo. Allora, Milan frenata Liberali al Catanzaro, questa cosa qua ve la riporto, Liberali che era destinato ad andare al Catanzaro, in realtà negli ultimi minuti c'è stato un inserimento fortissimo da parte del Toro. Morata pare sia finita la trattativa, cioè si è arrivata a conclusione con il presidente del Como che di sua sponte, come dice Checco Zalone, di sua sponte ha messo 3 milioni di euro di indennizzo, quindi Alvarucce Camilla va al Galatasaray, rescinde il contratto con il Milan piglia 9 milioni e il Gala ne piglia altri 3, quindi altri piccioli che entrano in casa rossonera. L'ultima cosa di cui volevo parlare, ragazzi, allora voi sapete che capita ogni tanto che tra tutte le cagate che diciamo ogni tanto qualcosa di sensato lo tiriamo fuori. E io l'altro giorno, che cosa vi ho detto nel video? Ma scusate, ma se Milan Como si va a giocare a Perth, lì in Australia, quelli che hanno fatto l'abbonamento? Cioè, fossi io non l'ho fatto quest'anno, perché ovviamente devo stare col bambino, lo sapete. Però avessi fatto io l'abbonamento, mi sarebbero girati gli ingranaggi, perché dico, ma come? Mi fai pagare l'abbonamento uguale all'anno scorso, ma in realtà vedo una partita meno. E questo nostro rompimento di coglioni pare che sia arrivato ovviamente alle orecchie di qualcuno, che dice:
Il Milan, la partita Milan-Como sarà disputata in Australia. Il titolare dell'abbonamento avrà facoltà di richiedere un rimborso della rateizzazione dell'abbonamento, cioè un 19esimo del valore dell'abbonamento. Quindi vedete che ogni tanto... Oramai siamo in tantissimi su questo canale e smuoviamo anche le masse. Ciao a tutti ragazzi, grazie di cuore, forza Milan, vada via il chiuso Inter, iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 40.000, anche perché poi questa è l'ultima settimana, perché poi parto. Quindi ragazzi iscrivetevi a cannone al canale YouTube. Ciao a tutti, ciao!